Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in una nuova puntata di Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. In questo appuntamento torneremo a soffermarci su eventi sconvolgenti accaduti negli stadi. In particolare ci fu un caso in cui uno stadio si ritrovò ad ardere per intero, per giunta in diretta televisiva in una giornata apparentemente festosa, a causa di un incidente che pretese un ingente tributo in termini di vittime. Stiamo parlando dell'incendio di Bradford. L'11 maggio del 1985 il Bradford City, formazione di terza divisione inglese, stava per affrontare il Lincoln City nella sfida chiamata a sancire la promozione del club di casa. Il Bradford si apprestava infatti a festeggiare il salto nella Serie B inglese, l'attuale Championship, e il suo stadio, il Valley Parade, era esaurito in ogni ordine di posto per festeggiare la vittoria in campionato. Intorno al 40° del primo tempo accadde qualcosa alla quale inizialmente non si diede molto peso. Un incendio, probabilmente innescato da una sigaretta o un fiammifero gettati a terra, iniziò a svilupparsi nella tribuna che dal 1908 svettava da quasi 80 anni di fronte al campo di gioco. Un piccolo rogo. La gente iniziò ad allontanarsi, ma tutto sembrava sotto controllo. Il fumo iniziò a spandersi e l'arbitro sospese rapidamente il match. L'imprevedibile si verificò in pochi momenti. Il fuoco avvolse tutta la tribuna e si propagò al tetto del Valley Parade, divorandone completamente la struttura. Una colonna di fumo nero si alzò e ricoprì tutta la città. Il dramma fu che non tutti ebbero la lucidità di portarsi subito in salvo, pensando di poter tenere a distanza con calma le fiamme. Una parte del pubblico invase il campo e scherzava e rideva davanti alle telecamere, ignara del fatto che l'incendio, furioso, stava raggiungendo il resto degli spettatori in tribuna. I commentatori della TV inglese furono costretti a fare i conti con scene drammatiche. Un uomo, avvolto dalle fiamme, venne soccorso dal pubblico. Altri fuggirono coi vestiti incendiati e a brandelli. Alla fine si conteranno 56 vittime e 256 feriti. Una strage che sconvolse l'Inghilterra e il mondo intero, con messaggi di solidarietà che arrivarono da personalità come il primo ministro inglese Margaret Thatcher e il pontefice Giovanni Paolo II. Le fiamme impiegarono solo 4 minuti ad avvolgere la struttura e a distruggerla, e pompieri e polizia lavorarono fino alle prime luci dell'alba per domare il rogo e per rimuovere i corpi, alcuni dei quali ritrovati ancora in posizione verticale nella tribuna arsa. Il mistero, negli anni fattosi sempre più inquietante, si concentra sui motivi per i quali l'incendio è scoppiato e si è propagato così velocemente. Si è parlato di una singola scintilla che potrebbe aver fatto velocemente bruciare materiali infiammabili e immondizia ammassatisi a causa della scarsa manutenzione. La struttura in legno avrebbe poi fatto il resto, causando la strage. In molti però, anche a distanza di tempo, ritengono che il rogo non sia stato accidentale. Impossibile che per fatalità un solo fiammifero o una sigaretta gettata con noncuranza abbiano causato un incendio del genere in una struttura in piedi dal 1908, che aveva ospitato solo nella tribuna poi bruciata più di 1 milione di spettatori nel corso degli anni. Test svolti dai vigili del fuoco parlano di una possibilità che si aggira solo al 27% riguardo al fatto che la spazzatura sotto i sedili, accesa da un singolo fiammifero, potesse provocare un incendio capace di propagarsi all'intera struttura. Un'ombra sinistra si è inoltre posata sul presidente del Bradford, Stafford Higginbotham. Ben 8 volte nei precedenti 18 anni si erano verificati incidenti devastanti in edifici di proprietà o collegati a Higginbotham, una circostanza troppo inverosimile per essere considerata una fatalità. Come spesso è accaduto però, la vicenda è stata invece archiviata in fretta, senza individuare un colpevole. Se il video ti è piaciuto non devi fare altro che lasciare un like e soprattutto iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!